Ancora una volta Peppe Di Stefano di Sky. Peppe, ciao, ben ritrovato. Ciao ragazzi, buon Ciao. pomeriggio. Ciao Peppe. Peppe, domanda semplice o meglio, in realtà non tanto. Da che punto vedi la vittoria con la Roma? Cioè, nell'altalena del Milan di quest'anno, dove la collochi? La colloco come un Milan che negli ultimi 50 giorni ha sbagliato praticamente solo la partita contro l'Atalanta, perché come si dice una rondine non fa primavera, e quindi io prendo le ultime 8 partite del Milan in campionato, 6 vittorie, un pari e una sconfitta, secondo me frutto di una pura coincidenza quella contro l'Atalanta. Ieri il Milan ha fatto il Milan, ho la vaga impressione e sensazione che quest'anno vada così, come dicevi tu in appendice, praticamente 3-4 partite buone, poi scivoli in una, poi ti riprendi. Quando questo Milan barcolla non molla mai, ma dall'altra parte quando deve fare il salto di qualità nelle partite quasi da dentro fuori, spesso fuori, è successo col Borussia Dortmund in casa, è successo contro ieri, il mercoledì contro l'Atalanta. Mi dispiace per quella contro l'Atalanta, perché contro il Dortmund tutto sommato era un Milan che non era in un buon momento. Contro l'Atalanta con un po' di attenzione e gestione migliore probabilmente il Milan sarebbe alla semifinale di Coppa Italia. Quindi io credo che il Milan, tolgo novembre, 2 punti su 12 disponibili, e sono quei punti di stacco che ci sono dall'Inter e dalla Juve, parliamoci chiaro. Il Milan è lì. Per me ieri ha fatto una partita. La partita di ieri per me è il manifesto del Milan di quest'anno. Un Milan che è forte se mette tutti i giocatori al proprio posto, cioè se la squadra gioca come da giocare senza fare nulla di particolare. Il Milan ieri ha vinto una partita contro una squadra che comunque è attrezzata, con uno dei giocatori secondo me più forti del campionato come Lukaku davanti. Ha mostrato tutti i propri pregi, ad esempio qualità offensiva con giocatori come Pulisic, come Giroud, come Reinders che sta migliorando e crescendo sempre di più, Adli nuovo acquisto, Teo Hernandez straripante, Maignan fortissimo, e ha mostrato anche i limiti. Leao discontinuo, è una squadra che a un certo punto, e sapete meglio di me, al 20° del secondo tempo aveva quasi deciso di riaprire la partita. C'è una partita che non è mai stata in discussione, se non nei primi 4-5 minuti della partita, quando si stava 0-0. Poi a un certo punto il Milan 2-0 si è confuso, 2-1, e per 5-6-7 minuti ha cominciato ad andare in apnea, sembrava quasi non sapersi giocare a calcio. Poi si è ripresa e ha chiuso la partita per come aveva gestito, cioè stradominando e vincendo. La mia lettura che do è questa, ma non ci sono 2-3 Milan, alla fine di una stagione viene sempre fuori la vera natura matrice di una squadra. Io spero che adesso il Milan sfrutti il calendario delle prossime 3 partite, che non sono semplici ma non sono impossibili, e possa crearsi una buona dimensione del campionato, perché sei a distanza di sicurezza dalla quinta e sei a 9 punti dalla prima. Visto che comunque ormai non hai più nulla da perdere, intendo sull'alta classifica, parlo dell'altissima quota, prova a giocare un po' più sereno e metti magari un po' di pressione a chi ti sta davanti, magari riesce a fare un girone di ritorno ancora più bello, sicuramente migliore rispetto a quello dell'andata. Io invece, Peppe, ti chiedo cosa ti ha colpito del percorso di Yacine Adli dall'inizio fino ad oggi, no? Perché sono state tante le evoluzioni. Guarda, ieri sono state le parole di Pioli, ma cioè, non c'era la necessità che lo dicesse Pioli, lo sapevamo anche noi. La scommessa, allora questo ragazzo era sul punto di andare via l'anno scorso e ha deciso di rimanere, sul punto di andare via quest'estate e ha deciso di rimanere, addirittura inventando, lui ricordiamo che era una mezzala trequartista, ha deciso di fare il play perché aveva visto quasi un vuoto di potere, Benasser che non c'era, Krunic con problemi di rinnovo sul contratto, e non è semplice per un giornalista che fa il conduttore andare a fare l'inviato, e per l'inviato andare a fare il conduttore. Quindi parafrasando un po' e usando una metafora, non è semplice per un trequartista. Faccio un esempio, però ovviamente sto esagerando, quindi non prendetelo come esempio. È difficile per un giocatore come Kakà, come Zidane, andare a fare il play.
È difficile per Pirlo andare a fare il play dopo una carriera iniziale fatta sempre da tre quarti. Adli, che chiaramente non ha la qualità né del primo né del secondo né del terzo, ma è un buon giocatore, si è messo a disposizione ieri sfruttando anche i ritmi molto lenti e compassati della Roma, e questo chiaramente è stato un vantaggio perché aveva un secondo e mezzo per pensare ogni volta che arrivava la palla. Ha giocato una gran partita, ha realizzato un gran gol, c'ha il gol nel sangue perché è un giocatore che qualche gol l'anno ce l'ha, e oggi, io l'ho detto prima in diretta a Sky, è un acquisto in più, cioè oggi andare a comprare uno come Adli, abituato al sistema di gioco del Milan, abituato al nostro calcio, servono servono dei soldi. Ce l'hai in casa e io credo che è iniziata ieri, più che a Empoli, ieri è iniziata la vera nuova vita di Adli al Milan. Peppe, domanda molto veloce. Cosa ne pensi di Rafa? Sicuramente lo sta vivendo il suo miglior momento della stagione. Era partito bene quest'anno, poi l'infortunio secondo me nel momento quasi migliore l'ha stoppato, quasi migliore perché non era il migliore, quasi migliore l'ha stoppato. Io ieri l'ho visto, non è questione, ho visto che si è generato un po' il discorso legato ai tiri in porta, perché Leao non ha mai tirato tanto in porta, ma non è quello che fa la differenza di Leao. La differenza di Leao la fa il palleggio, la fanno gli strappi. Ieri l'ho visto quasi intestardirsi, poi è un ragazzo di una bontà unica ed è amato nello spogliatoio, non c'è un gol di un suo compagno dove non va a festeggiare, ad abbracciare, quindi non è un tra virgolette un arrogante che vuol far gol lui, che vuole essere protagonista lui ama i suoi compagni di squadra, li celebra quando poi sui social e sul campo. È chiaro che secondo me lui è passato da essere decisivo nell'anno dello scudetto, decisivo l'anno scorso, decisivo all'inizio di questa stagione, adesso da essere un po' più appannato. Salta l'uomo sì, ma lo salta con un po' più di fatica, i tiri non gli vanno mai dentro, la porta la becca poco, eccetera eccetera eccetera. Leao, che io considero, qualcuno mi ha criticato perché io ho detto l'anno scorso, è il talento più puro che c'è nel calcio italiano, parlo di talento, non sempre mette a disposizione in campo il suo talento, ma non perché non abbia voglia o perché non abbia intenzione, perché a volte il calcio è fatto così, e io spero che Rafa trovi una continuità. Guarda, faccio un esempio, forse ne avevamo parlato una volta, i tre trequartisti del Manchester City toccano più palloni di Leao, perché a volte, io l'altro giorno vedevo la partita tra il Newcastle e il Manchester City, non lo sto paragonando a nessuno tra i trequartisti, neanche a De Bruyne, ma De Bruyne è entrato, palleggiava, toccava anche palloni semplici, entrava più spesso in partita da destra a sinistra al centro. Rafa a volte è come se si accendesse soltanto quando ha quella possibilità di strappare e di accelerare, e invece uno con la sua qualità, la sua abilità, la sua balistica e soprattutto la sua forza fisica, ogni tanto sarebbe bello vederlo in mezzo al campo, palleggiare un po' di più, fare delle cose diverse rispetto a quelle che ordinariamente fa, però sono sempre del parere che Rafa Leao è meglio averlo che non averlo all'interno di una squadra. L'ultima cosa che ti chiedo è se ti sei dato una spiegazione o hai una spiegazione sul Teo di ottobre-novembre e il Teo di dicembre-gennaio. Per me, guarda, gli ho fatto ieri la domanda a Pioli, per me la svolta è stata quando, in un momento di flessione per il Milan, di difficoltà per il Milan, un momento di flessione enorme secondo me di Teo, che sembrava pur non segnare, non far cross, non far assist, non scattare più, quando Pioli, in accordo con lui o lui in accordo con Pioli, la storia non lo so, non la sapremo mai qual è la realtà, ha cominciato a giocare da centrale, lì il Milan non gli ha chiesto di fare quello che sapeva fare, lì il Milan gli ha chiesto di essere leader, perché lui ha giocato con Kier, ha giocato con Gabbia, ha giocato con Tomori prima dell'infortunio, ha giocato con Simic, ma la costante di tutte le coppie difensive centrali era sempre lui. Quello secondo me gli ha dato non solo consapevolezza di saper fare bene anche quel ruolo, ma soprattutto leadership. Io l'ho visto correre al 100° minuto senza fermarsi mai, ma non ieri, anche nelle partite giocate dal Milan e vinte o non vinte delle ultime settimane. Ha svoltato, l'ho visto sicuramente molto più in palla dal punto di vista fisico, ma molto più coinvolto. Io guardo sempre molto spesso le esultanze dei giocatori, quando un giocatore esulta perché ha fame, quando un giocatore esulta perché il gol è atto dovuto, ieri ha fatto un'esultanza da ragazzo felice,
ed è un bel segnale per il mondo Milan. Ne avevamo dette, ne abbiamo dette, ne diremo sempre tante. Sembrava meno legato, meno affezionato, meno partecipe nel Milan a inizio anno, invece vi devo dire che secondo me è una delle più belle conferme di questa stagione, nonostante l'addio di Maldini, nonostante l'addio del suo amico Brahim e di Castiglieco, nonostante magari abbia perso dei punti di riferimento che nella vita sono importanti, lo sapete voi, lo so io, nel privato a volte si intersa con il lavoro. Teo sta facendo davvero grandi cose e gli bisogna dare atto al fatto che è un ragazzo che si è messo a disposizione e che oggi è uno dei migliori interpreti al mondo nel suo ruolo, ma è diventato un difensore a 360 gradi e un leader di questo Milan. Peppe, grazie, ti ringraziamo come Grazie al a voi, solito, alla ragazzi. prossima, buon lavoro, buona settimana. Grazie ragazzi. Ciao, ci vediamo grazie. nei prossimi giorni. Ciao, ciao.